Il terzo tempo secondo me è la giusta conclusione dei primi due tempi, nel senso che nel momento in cui in una competizione sportiva ci si può affrontare in maniera leale e totale e soprattutto a livello fisico, e quindi che molte volte è un aspetto che viene forse un po' demonizzato, il confronto fisico. Invece il confronto fisico nel rugby è canalizzato in un aspetto positivo, e quindi perché determinato da delle regole veramente che permettono la sicurezza di tutto. Quindi dopo essersi confrontati a livello fisico, dopo essersi battuti per un risultato, perché l'aspetto competitivo è un qualcosa di importante, è naturale fermarsi a bocce ferme a fare due chiacchiere con chi ti ha permesso di vivere questa realtà, quindi con quello che è stato in primis il tuo avversario, ma è colui che invece ti ha aiutato a vivere queste emozioni. Quindi io lo vedo come un processo naturale di conclusione di quello che avviene in campo. Il terzo tempo è una bellissima cosa che esiste, almeno che io sappia, solo nel rugby, e è un qualcosa che accomuna chi se le date di santa ragione per 80 minuti e li mette tutti assieme davanti a una birra e un piatto di pasta. Il terzo tempo è parte del rugby, è rugby anche quello, è un momento importante di incontro tra ragazzini che si conoscono nei terzi tempi dei concentramenti, quelli di cui ho più spesso esperienza perché seguiamo le squadre sia della scuola Ettore Camerani che del Ravenna Rugby nel loro percorso, ma anche delle altre partite, delle altre situazioni come quello di oggi, come le partite delle altre categorie del Ravenna Rugby o della Senior. È un momento di incontro educativo, di crescita e di condivisione. Da giocatore ovviamente quando tu hai davanti un allenatore ti può piacere e no, quindi in una carriera rugbistica potrai trovare un allenatore che ti piace e altri due che non ti piacciono. Cerchi di farlo passare perché il tuo obiettivo è quello di arrivare. È vero anche che poi puoi entrare simpatico o meno simpatico rispetto a un allenatore, essere fra i preferiti e no. Quello penso sia la normalità del giocatore. Quello che non mi piace dei giocatori è a volte l'atteggiamento che hanno nel proporsi all'allenamento. Io pretendo sempre il 100%, perché se tu ti alleni al 100% in una partita puoi rendere il 100%. Se tu non ti alleni per il 70% difficilmente rendi il 100%, perché ognuno di noi è abituato a rendere per ciò che si allena oppure si prepara. Quindi per me allenarsi sempre al top, come lavorare al top, rende e gratificherà sempre di più. No, ci sono differenze anche se probabilmente, soprattutto per noi italiani, che siamo un po' pigri sotto certi aspetti, il calcio è molto più semplice. Palla tonda, due maglie messe di là, si gioca senza regole, si sanno fondamentalmente. Il rugby ha bisogno un po' più di tempo per adattarsi al gioco, conoscerlo meglio, le regole non sono così semplici come quelle del calcio, però ecco, io sono uno che ama tutti gli sport, per cui non mi piace tra l'altro mai fare un paragone tra rugby e calcio, perché generalmente il mondo del rugby è quello che si distacca un po' dal mondo del calcio. A me sta cosa non mi piace, io li voglio insieme. Per vendere. Beh, perché ogni tanto un personaggio in uno sport celebre e celebrato perché sport di squadra ci vuole. Era una buona occasione per
non so, per parlare di basket quando si parla di Michael Jordan, o per parlare di pallanuoto quando si celebra Ivovic, il miglior giocatore al mondo, ecco. E ho sfruttato l'OMU per poter parlare di rugby e del suo mondo, dei suoi valori, che io spero che continuino nonostante il professionismo. Francesco Urbani, direttore tecnico Romagna RFC. Sandri Massimo, ho 39 anni e faccio il pilone, sono alto 1,80 m e peso 113 kg. Mariana Dallare, sono una maestra di scuola primaria della scuola Torre di Ravenna, che fa parte dell'Istituto Comprensivo San Biagio. Mi chiamo Massimo Cavalieri, ho giocato quasi 30 anni a rugby, anche ad alti livelli, vengo da campionati di eccellenza con Rugby Rovigo, ho avuto qualche exploit in giro sia a Venezia che una bella parentesi a Badia. Salve, sono Carlo Centofanti, sono tecnico del Pescara Rugby, anche se sono nato all'Aquila. Marco Pastonesi, giornalista e scrittore.